Non comprare immobili o case se prima non hai visto interamente questo video, con cui condivido una serie di avvertenze e consigli utili per evitare brutte sorprese o di dover intervenire con rimedi assai costosi e lunghi. Sapevi che esiste una sottocategoria di opere e interventi edilizi che potrebbe compromettere la tua compravendita e soprattutto la legittimità dell'immobile? Sto parlando di illeciti e abusi che sono cosiddetti insanabili, cioè per loro non esiste alcuna possibilità di poter essere regolarizzati con sanatorie o con altre procedure, anche con quella che apparentemente sembra una procedura veloce, leggera e speditiva, cioè la CILA tardiva, quella che anche nei miei video a volte senti chiamare in gergo la CILA in sanatoria. Sto parlando di tutta quella categoria di illeciti e abusi che comunque è in contrasto con le norme nazionali in materia edilizia e urbanistica. Sto parlando anche di quelle che sono in contrasto con le norme regionali, con le norme di settore, ad esempio l'acustica, risparmio energetico, barriere architettoniche, i vincoli, anche questi molto importanti, le opere strutturali che comunque sono in contrasto alle normative tecniche e infine molto importante, opere che comunque sono in contrasto alle previsioni del piano regolatore, sia nella versione adottata sia nella versione vigente riferita all'epoca dell'abuso. Sulla questione della doppia conformità ti consiglio di guardare il video che troverai nel mio canale. Possono essere opere che sono in contrasto col regolamento edilizio di ogni comune o con i regolamenti cosiddetti locali, non solo quelli appunto comunali ma anche quelli sovracomunali e quelli regionali, e sono molti da questo punto di vista. Se questo tipo di illeciti non sono sanabili o non trovano appunto la possibilità di essere formalmente regolarizzati, purtroppo si apre la strada per la loro rimozione e la loro demolizione, perché non ci sono altre strade per mantenerli in opera, soprattutto nel momento in cui sono state accertate da verifiche comunali o con ordinanze di rimessa in pristino. Facciamo un paio di classici esempi: l'altezza minima interna non rispettata in una camera, che dovrebbe essere minimo 2,70, oppure la superficie minima che dovrebbe essere per una camera singola di 9 metri quadrati e che in realtà è di 7 metri quadrati. Quelle sono situazioni che non possono essere dichiarate e sanate perché appunto non conformi a normative di vario livello, sia a livello comunale ma anche a livello superiore, e proprio perché sono in contrasto con tutte le normative che abbiamo elencato prima non è possibile una loro regolarizzazione, e anche ai fini commerciali dell'immobile il valore e il prezzo deve tenere conto di questi aspetti che non possono essere risolti in nessun modo. Il consiglio che voglio condividere con te è quello di farti affiancare da validi professionisti specializzati fin dalle fasi preliminari e fin dai sopralluoghi, in modo che loro possano accertare e verificare lo stato legittimo dell'immobile, di tutte le parti e del fabbricato, nei confronti di tutta quella matassa di normative che abbiamo elencato pochi secondi fa. Altrimenti rischi di trovarti un immobile e di acquistarlo con un prezzo superiore a quello effettivo del valore cosiddetto commerciale e di non poterlo neanche risolvere i vizi che riscontrerai. Se vuoi maggiori approfondimenti ci sono i link qua sotto, oppure è sufficiente che continui a seguirmi nel mio canale YouTube iscrivendoti e cliccando sulla campanellina. Ci vediamo al prossimo video.